Benvenuti a tutti. Oggi la prima di una serie di puntate dedicate a un concetto fondamentale per introdurre la scuola americana, ovvero il concetto di bilanciato in confronto con lo sbilanciato, quindi XLR versus RCA, diciamo così. E ci vuoi introdurre il discorso, Enrico? Sì, come avevamo accennato nel video con il quale ci siamo fatti i saluti appena prima di Natale, la nostra scaletta ideale c'era di cominciare il discorso dalla scuola americana, ma come avevo già accennato mi sono reso conto che per comprendere appieno, in profondità, alcune caratteristiche peculiari della scuola americana è indispensabile mettere a fuoco tutto quel mondo che ha a che fare col bilanciato, sbilanciato, connessioni RCA, connessioni XLR. Cercando di mettere a fuoco la scaletta di questi argomenti, ho toccato con mano, non che prima mi fossero non noti, ma ho toccato con mano la vastità dell'argomento, nel senso che apparentemente uno potrebbe immaginare che il discorso bilanciato e sbilanciato sia limitato solo al fatto che un'apparecchiatura abbia posteriormente le connessioni bilanciate o le connessioni solo sbilanciate. In realtà questo è un punto di vista estremamente limitante, perché innanzitutto c'è da indagare su alcuni aspetti. Primo fra tutti è perché sono state introdotte le connessioni bilanciate. Qual è il loro scopo? L'altro aspetto importante è che tipi di ripercussione hanno queste tipologie di collegamenti all'interno dell'apparecchiatura. Hanno delle ripercussioni, sono neutre, possono portare dei vantaggi, degli svantaggi. Cercando di mettere a fuoco bene questi argomenti in modo da poterli spiegare in una maniera lineare e comprensibile, ci siamo resi conto che in realtà si scoperchia il vaso di Pandora. Escono tanti di quegli argomenti che alla fine se si volesse anche solo cercare di trattarli in modo non esaustivo, ma quantomeno non superficiale, ne può venire fuori un impegno simile a quello di un esame universitario. In realtà gli argomenti collegati, interconnessi, sono tantissimi. Quindi, seguendo un po' una tradizione che ormai ci contraddistingue, ho personalmente scelto la strada di cercare di approfondire nel limite del possibile questi temi, anche perché approfondendo questi concetti vengono fuori delle esemplificazioni che possono essere molto utili per comprendere in generale il mondo delle apparecchiature e di una catena complessiva audio. Moltissimi altri autori hanno dedicato dei video al discorso del bilanciato e sbilanciato, per cui chi eventualmente non avesse intenzione di seguire una spiegazione particolarmente ampia può fare riferimento a quei video che già esistono, tenendo conto però che secondo me hanno praticamente tutti un grande limite, ovvero che trattano l'argomento esclusivamente sulla superficie, parlando delle interconnessioni RCA piuttosto che XLR, ma ciò che non viene praticamente mai accennato è la ripercussione, alle volte anche molto pesante e invasiva, che possono avere queste scelte all'interno dell'apparecchiatura e quindi nelle ripercussioni su come poi un'apparecchiatura suona. E rischiamo che per come è la scaletta degli argomenti che abbiamo cercato di mettere a fuoco si vada a fare 4 puntate. Però ognuna avrà un interesse particolare, ecco, quindi vi invito a seguire tutte. Idealmente gli argomenti saranno trattati in questa scaletta. Partiremo cercando di spiegare, contestualizzare il motivo per cui è stato introdotto il bilanciato e qual è la sua reale peculiarità e valenza pratica. Poi entreremo in dettaglio sulle ripercussioni che ha realizzare un'apparecchiatura bilanciata e quindi analizzeremo come questo si declina all'interno delle varie apparecchiature, sorgenti analogiche, sorgenti digitali, per amplificatori, amplificatori finali, amplificatori integrati e anche l'interconnessione fra amplificatore di potenza e il diffusore. Una volta che questo quadro tecnico di riferimento sarà abbastanza chiaro, potremo fare l'ultima puntata che in qualche modo, partendo da tutto ciò che abbiamo visto a livello tecnico implementato nell'apparecchiatura per realizzare bilanciato e sbilanciato, cercheremo di trarre delle considerazioni che possono essere utili anche al lato pratico a livello di implementazione di una catena e eventualmente scelta di un'apparecchiatura o l'altra o la combinazione e il loro interfacciamento migliore.
Ecco, immagino che ci saranno diversi punti di vista da parte di chi segue i video, magari anche il desiderio di intervenire con dei commenti. Ecco, vi inviterei finora a evitare di scrivere commenti che abbiano l'unico scopo di ribadire che l'acqua è bagnata. Sappiamo tutti che l'acqua è bagnata, rileggerlo per l'ennesima volta non porta nessun elemento di utilità, se non fosse chi scrive perché in quel momento si sfoga e è contento per aver scritto queste cose. Ecco, perché dico questo? Perché purtroppo leggo con una certa frequenza commenti che in realtà non portano nessun contributo alla discussione. Quindi soprattutto relativamente al discorso bilanciato e sbilanciato direi di evitare commenti del tipo io preferisco le apparecchiature bilanciate, sono meglio quelle sbilanciate, sono meglio questo, sono meglio l'altro. Sono delle considerazioni che in realtà non hanno nessun significato e nessuna consistenza, perché come vedremo nell'ambito e nel percorso di queste puntate non è certamente la caratteristica del bilanciato e sbilanciato che di per sé porta a certe caratteristiche o a certe peculiarità sonore, ma è come sono implementate e la loro ripercussione all'interno dell'apparecchiatura. Quindi non è tanto un discorso di tifo per una squadra piuttosto che per l'altra, ma quanto il dovere o non dover implementare certe soluzioni si ripercuote sul risultato finale. Ecco, fin da ora vi chiedo per cortesia di non fare commenti dove preferisco bilanciato perché sono più forte e sembra che abbia più dinamica. Evitiamo di scrivere cose di questo genere. Chi suona più forte lo sappiamo tutti. Un collegamento bilanciato per come è strutturato tipicamente ha un livello di uscita che è il doppio o il quadruplo rispetto a un collegamento sbilanciato, che il fatto che abbia una tensione più alta possa dare la sensazione che suoni più forte e più dinamico anche, ma in realtà non è vero né uno né l'altro, quindi cerchiamo di andare un po' oltre, entrare un po' più in profondità nell'analisi di ciò che accade. Allora, iniziamo da una premessa che è importantissima. Questa premessa in qualche modo riveste un ruolo assolutamente cruciale, ovvero a cosa serve il bilanciato? Il bilanciato è stato introdotto come tecnica non tanto nel settore audio, ma in generale nel settore della trasmissione dei segnali e della misura, per risolvere il problema legato al fatto che quando si interconnettono apparecchiature diverse ci sono dei fenomeni che possono andare a contaminare il risultato delle misure all'interno delle interconnessioni. Quindi ricordiamoci nel proseguo di tutto il nostro iter di spiegazione che per bilanciato si intende la connessione bilanciata, ovvero la metodologia attraverso cui uno strumento B riceve ciò che uno strumento A emette. Ad esempio, partendo da questa figura, abbiamo nell'unità A che ha un suo contenitore, un suo riferimento di messa a terra, l'unità B, ricevitore in questo caso, anche lui un suo contenitore, un suo riferimento di messa a terra. I due riferimenti a terra possono essere fra di loro magari anche molto lontani e quindi fra di loro si origina sicuramente una differenza di potenziale. Una differenza di potenziale non è altro che un segnale elettrico. Questa differenza di potenziale potrebbe essere in certi casi nell'ambito di strumentazione con delle distanze importanti, può essere anche molto maggiore dell'entità del segnale che devo andare a misurare. Per cui ci si è chiesti come possiamo risolvere questo problema e andare a misurare segnali molto piccoli emessi dall'apparecchiatura A misurati dall'apparecchiatura B. Un altro fenomeno che interviene quando si interconnettono, specialmente con dei cavi molto lunghi, delle apparecchiature, è che il cavo può essere interessato da dei disturbi che lo investono e quindi a parte le differenze di potenziale che si può instaurare fra le due terre di riferimento delle apparecchiature, c'è anche che in tutta la connessione, nella propagazione del segnale, viene contaminato e sporcato da delle interferenze esterne che si concatenano al cavo, per cui a livello di ricevitore non avremo solo il segnale emesso da generatore, ma anche ciò che capta come interferenze.
In questo caso vediamo che il generatore genera un'onda sinusoidale, a questa onda sinusoidale si sommano dei disturbi che vengono dall'esterno, il ricevitore riceve ancora un'onda sinusoidale ma che è sporcata dai disturbi che ha ricevuto dall'esterno. La connessione bilanciata è nata da un'intuizione molto semplice ma estremamente potente come efficacia, ovvero partendo dal presupposto che è praticamente impossibile evitare che durante la trasmissione del segnale esso non venga contaminato da disturbi che capta, anche se utilizziamo scavi a una schermatura, doppia schermatura, tripla schermatura, dobbiamo partire dal presupposto che specialmente in certi contesti o per certe lunghezze ci sarà sicuramente del rumore sovrapposto. Allora, l'intuizione di partenza qual è stata? Utilizziamo due cavi, uno che mi prende la polarità positiva, uno che prende lo stesso segnale ma girato di polarità opposta. Entrambi i cavi nel loro percorso, specie se sono avvolti e twistati fra di loro in modo molto stretto, sono interessati esattamente dallo stesso disturbo. Quando arriva all'interno del ricevitore, cosa faccio? Faccio la differenza fra il segnale positivo e il segnale negativo. Facendo la differenza, teoricamente, siccome il rumore sovrapposto è identico, esso si annulla. E ho come uscita dal ricevitore una forma d'onda teoricamente identica a quella che è stata trasmessa, ma con ampiezza doppia, perché non ho più solamente, ad esempio, il volt positivo, ma un volt positivo, un volt negativo, quindi come differenza abbiamo 2 volt. E questo, devo dire, è stato un colpo di genio, perché in sé il concetto è molto semplice, ma ha consentito di ottenere dei risultati estremamente interessanti. Però vediamo da questa figura che il motivo per cui è stato introdotto non è legato alle caratteristiche peculiari dell'apparecchiatura sorgente o dell'apparecchiatura ricevente, anzi sono le apparecchiature trasmittenti e riceventi che in qualche modo devono adattare la loro topologia circuitale per riuscire a far sì che il segnale in uscita sia simmetrico e il segnale ricevuto in ingresso venga gestito come differenza fra 2 polarità. In questa figura abbiamo una situazione più articolata, ovvero invece di avere semplicemente una sorgente e un ricevitore abbiamo 3 apparecchiature interconnesse. Se fosse un esempio audio potrebbe essere una sorgente, un preamplificatore e un amplificatore finale. Manca la parte relativamente al diffusore. È molto interessante questo schema perché ci consente di esplicitare che cosa accade in realtà. Fra il riferimento di terra di un'apparecchiatura, quella centrale e quella terminale, è come se si originasse del rumore di terra. Questo rumore di terra investe il contenitore di tutta l'apparecchiatura, per cui i 3 contenitori apparentemente, se noi dovessimo andare a misurare con un multimetro, li troveremmo a livello equipotenziale, ma in realtà se facessimo una misura più raffinata troveremmo che fra il contenitore A, B e C esistono delle tensioni di rumore che vanno a contaminare ciò che accade. Nella interconnessione fra queste apparecchiature è interessante osservare come la connessione bilanciata si può realizzare perché abbiamo cambiato completamente le tipologie di connettore. Con la connessione sbilanciata, dovendo utilizzare un RCA, l'RCA per sua natura ha solamente 2 polarità, la massa e il capocaldo. Il connettore XLR invece ci consente di avere almeno 3 terminali, l'1, il 2 e il 3, tipicamente l'1 è la massa, il 2 è il positivo e il 3 è il negativo. In realtà ci sarebbe anche un quarto collegamento che qui non è evidenziato, relativamente al fatto che la carcassa metallica dell'XLR molto spesso ha un terminale accessibile che potremmo chiamare, è improprio chiamarlo terminale 4 perché ci sono connettori XLR a 4-5 poli, comunque come se fosse un terminale di schermo che ci consentirebbe in un caso di questo genere ad esempio di fare una doppia schermatura utilizzando una connessione che è direttamente collegata al contenitore metallico dell'apparecchio.
Ad esempio possiamo osservare che in questa soluzione la schermatura del cavo che collega le varie apparecchiature coincide, viene collegato all'interno con riferimento di terra di sicurezza. Quindi la terra di sicurezza viene propagata anche attraverso l'uso della schermatura del cavo. Non è detto che debba essere per forza fatto in questo modo, anzi molto spesso è una scelta che è più controproducente che utile, perché una delle caratteristiche peculiari che dovrebbe avere una schermatura è di essere una schermatura elettrostatica e non soggetta a nessuna corrente. Ma nel momento in cui andiamo a collegare la schermatura da entrambi i lati, sicuramente poi abbiamo una circolazione di corrente. In questo esempio notiamo come nell'apparecchiatura terminale la connessione di schermatura non è stata collegata direttamente al teleo metallico, ma è interposto un circuito che gli serve praticamente unicamente per schermare a massa eventuali componenti in alta frequenza. Entrando invece all'interno delle singole apparecchiature, c'è una premessa molto importante da fare, direi una premessa, un concetto quasi filosofico, ovvero sia che stiamo parlando di topologie circuitarie a valvole, sia che parliamo di topologie circuitarie a stato solido o ibride, essenzialmente nel 99,9 periodico dei casi le singole topologie circuitali sono intrinsecamente sbilanciate, hanno un potenziale di riferimento, un'alimentazione e non c'è nessuna attitudine a generare o gestire dei segnali che siano bilanciati e quindi speculari uno rispetto all'altro. Abbiamo frequentemente il discorso di un ingresso differenziale, ma esclusivamente per quello che riguarda la connessione di ingresso. Il circuito parte facendo la differenza fra due segnali. All'atto pratico molto spesso uno dei due viene messo a massa, il segnale utile arriva semplicemente in uno, ma tutto il resto della circuitazione è single-ended e quindi sbilanciata. Questo qui è un concetto molto importante da comprendere, perché come immediata conseguenza di questo discorso cosa abbiamo? Abbiamo che per rendere le apparecchiature, specialmente in uscita, compatibili con lo standard di connessione bilanciato, dovremo obbligatoriamente andare a modificare quello che è una natura e una tendenza spontanea della circuitazione di essere sbilanciata. Inevitabilmente questo si tradurrà in una complicazione o nell'aggiungere qualcosa che serva per ottenere quello scopo, perché non possiamo ottenere quello scopo in via diretta. Cerchiamo quindi di capire, di comprendere, di vedere quali sono al lato pratico le soluzioni che vengono implementate per riuscire a ottenere questo scopo. A livello concettuale, la soluzione più semplice, laddove è possibile, è quella di utilizzare un trasformatore. In questo caso abbiamo un trasformatore che, collegato a un RCA in ingresso, quindi come uniche connessioni possibili abbiamo il capocaldo e la massa, prende il segnale, viene separato galvanicamente, non c'è nessun collegamento elettrico fra l'ingresso e l'uscita del trasformatore. Sul secondario abbiamo esattamente lo stesso segnale di ingresso, ma che non ha più nessun riferimento alla tensione di massa. Quindi la differenza di tensione che abbiamo ai suoi capi, come si può dire, è flottante rispetto alla massa. Se noi dovessimo andare a misurarla, potrebbe essere in qualunque posizione quella differenza di tensione. Per tutta una serie di motivi in questo circuito si è preferito collegare la massa dell'RCA alla massa dell'XLR in modo da dargli una continuità elettrica, ma i segnali utili positivo e negativo sono del tutto galvanicamente isolati rispetto all'ingresso. Dicevo che a livello concettuale, laddove è possibile implementare una soluzione di questo genere, è la soluzione estremamente elegante, la quale non ha bisogno di essere alimentata, non ha bisogno di alimentazione di nessuna circuitazione per poter funzionare. Esistono però, come in tutte le situazioni, degli elementi di criticità.
Un elemento di criticità a livello di caratteristiche elettriche è il fatto che un trasformatore non potrà mai avere un'impedenza d'ingresso particolarmente alta. Sicuramente non può arrivare a qualche megaohm o qualche centinaio di kiloohm. Tipicamente può essere qualche centinaio di ohm o arrivare a qualche kiloohm come impedenza d'ingresso, quindi può essere utilizzato laddove il circuito a monte sia in grado di pilotare il trasformatore senza che il carico del trasformatore vada a perturbare il generatore. Un altro aspetto importantissimo è che la relazione fra il segnale di ingresso e il segnale di uscita è stabilita dalla qualità complessiva che ha questo elemento. Elemento che in realtà è molto più complesso da realizzare rispetto a quello che sembra, perché non dobbiamo dimenticare che in un trasformatore è vero che non abbiamo componentistica elettronica sul percorso del segnale, ma è altrettanto vero che esiste, anche se apparentemente non manifesta, una sorta di doppio cambio di stato, ovvero entra un segnale elettrico, il segnale elettrico viene convertito in un campo magnetico, il campo magnetico viene riconvertito in un segnale elettrico. E questo doppio cambio di stato non possiamo immaginare che possa essere del tutto neutro a livello di caratteristiche di contaminazione che può portare sul segnale audio. Oltretutto, le caratteristiche magnetiche del materiale che viene utilizzato, anche se non è un componente attivo, o comunque delle sue non linearità. Quindi è sicuramente in grado di generare una distorsione, in certi casi anche apprezzabile, dipendente dall'ampiezza del segnale d'ingresso. Anche il rame con cui sono fatti gli avvolgimenti avrà una sua peculiare caratteristica sonora. Tant'è che ci sono parecchi costruttori che hanno cercato di realizzare nel corso dei decenni trasformatori di accoppiamento interstadio di uscita che raggiungessero il loro massimo teorico. Qualcuno ci è andato vicino, qualcuno un po' meno. Rimane il fatto, a mio parere, che l'inserimento di un trasformatore comunque non è una soluzione neutra. Non che l'uso di una circuitazione attiva non sia una soluzione neutra, ma è un po' più subdolo, nel senso che questo potrebbe essere più facilmente scambiato come qualcosa al quale prestare poca attenzione. In realtà abbiamo avuto diverse esperienze di apparecchiature che utilizzavano una soluzione di questo genere e l'inserimento, la presenza del trasformatore è chiaramente avvertibile. Ripeto, non che non sia chiaramente avvertibile anche l'inserimento di uno staglio attivo. Ecco, mi sentirei di aggiungere alcune altre considerazioni sul trasformatore. All'atto pratico, una delle caratteristiche interessanti che ha che è uno strumento che è reversibile, per cui un circuito di questo genere, ad esempio, può funzionare per trasmettere il segnale in questa direzione, ma può funzionare altrettanto bene per trasmettere il segnale in questa direzione, cosa che una circuitazione attiva sarebbe impedita a fare, perché è sicuramente polarizzata, c'è un ingresso e c'è un'uscita. Un'altra caratteristica che in certi casi può essere molto utile è che, variando il rapporto delle spire fra un avvolgimento e l'altro, il trasformatore può avere un guadagno o un'attenuazione, quindi in qualche modo può amplificare la tensione o ridurla, e in certe situazioni può anche essere estremamente comodo questo. Dall'altra parte però cosa abbiamo come controaltare? Trattandosi essenzialmente di filo avvolto, ha delle componenti induttive non trascurabili e anche direi delle componenti capacitive, perché le spire comunque sono molto vicine, per cui c'è una sorta di mutuo accoppiamento capacitivo fra le varie spire, per cui tutto è un trasformatore tranne che un carico puramente resistivo. Questo cosa comporta? Comporta che se noi ad esempio all'ingresso abbiamo un fronte d'onda estremamente ripido, se gli adattamenti di impedenza fra la sorgente e l'utilizzatore non sono più che perfetti, invece di avere in uscita ancora un'epica fedele di un fronte di salita estremamente pulito, potremmo molto facilmente avere dei fenomeni di sovrallungazione. Oppure, se il discorso è nella direzione opposta, qualcosa di molto lento. E fenomeni di questo genere sono immediatamente percepibili all'ascolto.
Sotto questo aspetto una circuitazione a componenti attivi è molto più tranquilla e affidabile, con delle prestazioni più certe e controllate. Come vengono invece realizzate le connessioni bilanciate in un'apparecchiatura a stato solido o comunque in un'apparecchiatura dove si decide di non utilizzare dei trasformatori? Possiamo partire da una situazione per certi versi classica, quasi da manuale, tant'è che è tratto dai datasheet della Texas, la quale costruisce due componenti molto interessanti che sono DRV 135, driver 135 e INA 134. Di cosa si occupano questi due componenti? Il 135 si occupa di avere all'ingresso un segnale single-ended, quindi sbilanciato, e genera lo stesso segnale con due polarità opposte, polarità positiva e polarità negativa. Quindi in uscita troviamo una replica teoricamente fedele del segnale d'ingresso, però con polarità invertita sull'uscita negativa. Lato ricevitore, l'INA 134 cosa fa? Con una circuitazione molto classica realizza una differenza fra il segnale positivo e il segnale negativo. Quindi il segnale arriva all'ingresso del trasmettitore, viene generata la doppia polarità, viene trasmessa, viene fatta la differenza fra la doppia polarità e in uscita si ha teoricamente V0 che dovrebbe coincidere con la tensione di ingresso. Tutto questo molto teoricamente, perché ci rendiamo immediatamente conto che in una soluzione come questa ci troviamo a avere in serie sul percorso del segnale almeno 3 stadi realizzati con dei circuiti integrati. Adesso non stiamo lì a disquisire se in realtà sul percorso del segnale ce ne sono 3 o 4, essendo che il trasmettitore ne utilizza 2. Mettiamoci nella condizione migliore, come se questi qui fossero solo uno. Non possiamo non tenere presente che la presenza di questi 3 componenti sul percorso del segnale non possono non avere delle ripercussioni in termini di caratteristiche sonore. Oltre a questo abbiamo dei componenti passivi in serie che servono appunto per stabilire i guadagni e fare le differenze fra i vari segnali. Quindi se confrontiamo questa soluzione con quella vista prima di un trasformatore, per certi versi non possiamo che lodare la semplicità del trasformatore. Rimane però una domanda molto importante. All'atto pratico, l'ipotetico vantaggio che ho nel trasmettere il segnale con una metodologia bilanciata, vale la pena il prezzo che devo pagare per avere sul percorso del segnale questi oggetti? Finché rimaniamo nell'ambito domestico, con distanze al massimo di qualche metro, a mio avviso non c'è minimamente confronto. Cioè il guadagno che ci può essere da una connessione bilanciata è assolutamente trascurabile rispetto alla degradazione chiaramente avvertibile dovuto all'inserimento di questi stadi supplementari. Sarei tentato di dire che se dovessimo ipoteticamente confrontare una connessione bilanciata con una connessione sbilanciata, facendo il confronto esclusivamente della connessione a prescindere da ciò che c'è prima e dopo che realizza uno o l'altro, l'ipotetico guadagno, a mio avviso, è molto inferiore alla differenza che ci può essere fra la qualità di un cavo e la qualità di un altro cavo. E questo dovrebbe essere tenuto molto in chiara considerazione da parte di chi cerca di seguire un discorso di questo genere. Immagino un'obiezione che alcune, molte delle persone che ci stanno seguendo possono fare, ovvero qui stiamo analizzando due situazioni che sono quasi due circuitazioni di riferimento a livello teorico, è quello che dal punto di vista scolastico viene suggerito di fare. Qualcuno può pensare che al lato pratico poi invece la sua apparecchiatura ha delle circuitazioni e delle soluzioni che riescono a bypassare queste problematiche. Di questi aspetti ci occuperemo nella seconda e nella terza puntata, quando andremo a analizzare meglio nel dettaglio nelle sorgenti, nei preamplificatori, amplificatori
e amplificatori integrati, come effettivamente vengono realizzate, magari con delle soluzioni diverse o alternative, questi stadi. Fin d'ora possiamo però anticipare che non è immaginabile che esistano apparecchiature che utilizzano la connessione bilanciata e che non abbiano qualche forma, lato ricevitore e lato trasmettitore, di componenti addizionali sul percorso del segnale per poter implementare questo scopo. Allora, prima di chiudere questa puntata e rivederci nella prossima, dove cominceremo a analizzare l'implementazione bilanciata nelle sorgenti, mi piacerebbe mettere a fuoco un aspetto molto importante, spesso sottovalutato, ovvero, ritornando a una figura che abbiamo utilizzato in precedenza, abbiamo affermato che possiamo avere in uscita una forma d'onda replica fedele del segnale trasmesso, quindi depurato di tutti i disturbi captati durante il processo di trasmissione, perché questo circuito fa la differenza fra la polarità positiva e la polarità negativa. Quindi tutto ciò che è identico viene posto uguale a zero, viene cancellato. Okay? Se ci riflettiamo un attimo, emerge come il circuito che implementa questa differenza ha un compito e un ruolo che è assolutamente fondamentale. Se lui sbaglia a fare la differenza, qualunque errore, qualunque sbaglio, qualunque deformazione di questa operazione matematica di differenza, noi ce la ritroviamo come segnale non desiderato in uscita. Quindi, prima di salutarci, vediamo quali sono le circuitazioni più frequenti per realizzare questo compito. In questa figura ne sono rappresentate 4. Allora, quella maggiormente utilizzata, quella più comune, è questa, il classico ricevitore differenziale. Vantaggi. Vantaggi è che, molto semplice, utilizza un unico blocco di amplificazione, può essere realizzata con componenti discreti, utilizzata con un circuito integrato operazionale. Comunque, dal punto di vista funzionale, è un unico elemento. Ha però alcune problematiche. Ad esempio, l'impedenza vista dalla sorgente positiva può essere diversa dall'impedenza vista dalla sorgente negativa. Quindi è come se all'ingresso io avessi uno sbilanciamento di carico fra una polarità e l'altra. Questo sbilanciamento in qualche modo si può andare a riflettere sull'accuratezza con la quale viene fatta la differenza. Per funzionare correttamente presuppone che lato generatore l'impedenza sia teoricamente nulla e quindi il segnale che ho nel positivo e nel negativo rimanga identico anche se il carico che vede è un carico diverso. Ritroveremo una circuitazione simile quando parleremo della scuola americana. Vedremo come in diversi casi le soluzioni che vengono utilizzate sono per certi versi riconducibili a questo schema, con però anche le limitazioni che questo schema in qualche modo presenta e come hanno fatto per cercare di risolvere le limitazioni che presenta questa topologia circuitale. Da questa soluzione basica si passa a una versione più evoluta, la quale prevede però l'inserimento di un secondo componente sul percorso del segnale, il quale ha al lato pratico l'unico scopo di far sì che le impedenze di carico siano identiche. Quindi è vero che con questa soluzione ho risolto il problema di avere delle impedenze di ingresso diverse, quindi una ripercussione sul segnale di ingresso meno critica relativamente a quanto carica l'onda positiva e l'onda negativa, ma ho inserito un componente in più e fra l'altro solo in una polarità, per cui la polarità positiva avrà un percorso, un trattamento diverso dalla polarità positiva. Finché probabilmente rimaniamo nell'ambito di segnali lentamente variabili o frequenze basse o medio-basse, potrebbe anche essere trasparente la cosa, potrebbe. Qualche dubbio che lo sia, ma potrebbe anche esserlo. Quando cominciamo ad andare su dei segnali molto più veloci o componenti in media, medio-alta frequenza, la presenza
di questo stadio addizionale non può essere neutra. Un'altra soluzione per risolvere questo problema è questa, dove praticamente vengono utilizzati gli operazionali in configurazione invertente. Qui vengono utilizzati in configurazione non invertente, qui in configurazione invertente. Direi che a parte la risposta che possono avere i due amplificatori con delle reti di contourazione diverse fra questo caso e questo, in realtà siamo esattamente nello stesso problema, ovvero che abbiamo aggiunto e complicato il circuito inserendo un elemento supplementare. In qualche modo, per salvare capre e cavoli, che cosa fa? L'ultima circuitazione aggiunge un ulteriore elemento. Quindi, visto che in questi due casi abbiamo creato una simmetria fra il segnale positivo e il segnale negativo, cosa hanno deciso di fare o di immaginarsi? Ne mettiamo uno per ogni polarità. Quindi, scusate il termine, invece di averne solo una che fa schifo, ne abbiamo due, almeno fanno schifo uguali. In realtà risolve brillantemente il problema dell'adattamento delle impedenze. I due ingressi vedono esattamente lo stesso carico. Questa parte si ritrova esattamente nello stesso problema di questo, ma avendo come driver qualcosa con impedenza di ingresso molto bassa, praticamente funziona come se fosse uno schema teorico. Un'evoluzione dell'ultimo schema che abbiamo visto è questo schema, che ha esattamente gli stessi vantaggi dell'altro, con un ulteriore vantaggio, ovvero che dimensionando questi tre elementi possiamo aumentare il guadagno dello stadio di ingresso. Quindi, oltre a fare solo la differenza fra il segnale di ingresso, può anche cambiare il fattore di guadagno. Per il resto abbiamo esattamente la stessa situazione e le stesse problematiche della circuitazione precedente con guadagno unitario. Tornando alla figura di prima, abbiamo accennato all'importanza del fatto che la differenza fra i due segnali sia fatta con grande precisione. Qualunque scostamento rispetto alla differenza teorica si ripercuote come un segnale spurio, indesiderato, distorsione, eccetera, eccetera. In una circuitazione attiva esiste un parametro elettrico che in qualche modo descrive l'attitudine che ha questo circuito a fare una differenza che sia il più possibile vicina alla differenza teorica. Questo parametro lo possiamo trovare in questa figura. È quello che in ambito tecnico viene definito con la sigla CMRR, Common Mode Relation Range, ovvero ci dice al variare dell'ampiezza del segnale di ingresso, quindi di quanto è ampio il segnale che troviamo qui all'ingresso, ma soprattutto di quanto questo segnale si possa spostare rispetto al riferimento di terra. Perché teoricamente che io qui abbia un millivolt o che abbia 100 volt, lui dovrebbe fare esattamente la stessa differenza. Più 100 meno 100 in uscita 200 volt, più un millivolt meno un millivolt in uscita 2 millivolt. Che questi segnali siano a più 1 volt e meno 1 volt, o siano a 99 volt e 101 volt, teoricamente lui dovrebbe essere in grado di fare esattamente la stessa operazione matematica. In realtà, al lato pratico, le cose non sono così. Espresso in dB, in qualche modo c'è, scusatemi il termine giusto per rendere il concetto, la distorsione, ovvero lo scostamento fra la differenza matematica e la differenza reale che lui fa. Uno scostamento, mettiamo di 60 dB, vuol dire che interviene con una precisione dell'1 per 1000. Sta commettendo un errore di una parte per 1000. Se siamo a 120 dB, sta commettendo un errore di una parte per milione. Ok? Vediamo innanzitutto una cosa molto interessante, che al variare della frequenza, la precisione con la quale viene fatta questa differenza matematica cala in modo considerevole. Vediamo che solo nelle frequenze, direi basse, neanche medio-basse, il comportamento è quasi teorico. Pian piano comincia a scendere e decrementare la precisione con la quale questa differenza viene fatta. Anche poi il livello
del segnale di ingresso interviene sulla precisione con la quale questa differenza viene fatta. Il grafico che abbiamo qua fa riferimento a un tipico circuitazione realizzata con un circuito integrato. Può essere interessante vedere a livello di queste caratteristiche la comparazione fra un trasformatore e uno stadio attivo. Ecco, in queste figure abbiamo lo stesso comportamento fra un trasformatore di alta qualità e uno stadio attivo. Possiamo vedere come un trasformatore per certi versi abbia un comportamento più lineare, più costante rispetto a quello di uno stadio attivo. Bisognerebbe poi andare a vedere eventualmente al lato pratico, ovvero l'ascolto, cosa cambia fra una soluzione e l'altra. Sicuramente ci saranno delle differenze. Da una parte abbiamo qualcosa che potrebbe essere più trasparente, non dovendo fare la conversione fra il segnale elettrico, magnetico, elettrico. Dall'altra parte però abbiamo una insensibilità a certi parametri maggiore rispetto a un circuito elettrico. Rimane il fatto, sia che siamo in un caso che siamo nell'altro, che la caratteristica con la quale questo stadio riesce a fare la differenza fra i due segnali è comunque estremamente critica. Nel caso di una configurazione single-ended o sbilanciata, questo problema in realtà è come se non si presentasse. Tornando a questa figura dove era rappresentata sia la parte di driver che la parte di ricevitore, torniamo un attimo a questa figura dove sono rappresentati sia la parte driver che la parte di ricevitore. Questo per dire che di tutta questa parte, ovvero di come all'interno di un'apparecchiatura viene realizzata l'uscita a polarità positiva e l'uscita simmetrica a polarità negativa, ci occuperemo man mano che ci occuperemo delle varie apparecchiature, quindi le sorgenti, amplificatori, eccetera, eccetera. Entreremo in quell'occasione più in dettaglio su come vengono gestite le uscite single-ended o sbilanciate. In questa prima parte mi importava cercare di mettere a fuoco sul ruolo cruciale che ha questa circuitazione. Benissimo, l'introduzione si è conclusa e nelle prossime puntate andremo più nel merito degli esempi concreti a partire proprio dalle sorgenti. E volevi dire qualcosa anche tu in conclusione, Enrico? Sì, quello che volevo semplicemente ribadire è che secondo me era indispensabile fare una puntata di premesse per cercare di inquadrare l'ambito nel quale il discorso bilanciato e sbilanciato deve essere visto e contestualizzato. E prima di chiudere ribadisco questo fatto: bilanciato e sbilanciato è nato e nella sua essenza fa riferimento alla metodologia di trasmissione del segnale. Quindi vi invito a cercare nella vostra mente di separare il concetto di apparecchiatura sbilanciata, apparecchiatura non bilanciata, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto focale è che tutto questo serve esclusivamente al compito di trasmettere il segnale fra un'apparecchiatura e l'altra in un metodo piuttosto che nell'altro e non rappresenta nessuna garanzia né di qualità né di superiorità o di inferiorità di uno rispetto all'altro. Benissimo, e io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.